Bentornate e bentornati nell'Officina del Backgammon. Nello scorso video abbiamo visto le regole di base, come disporre le pedine a inizio partita, il loro movimento con i dadi e infine la levata che porta alla vittoria. Per chi se lo fosse perso, consiglio di darci un'occhiata prima di continuare. Ora siamo pronti a vedere come si gioca. Eh sì, perché non basta tirare i dadi e correre più veloce dell'avversario. Il fascino e l'essenza stessa del gioco è la battaglia tra due schieramenti per impedire all'altro di avanzare. Lo si può fare in due modi. Il primo è colpire. Quando il dado ci permette di far cadere la nostra pedina su quella avversaria, quest'ultima viene colpita ed esce dalla tavola. Ad esempio, con un 2 colpiamo l'avversario sulla punta 11. La pedina colpita si posiziona sulla barra qui nel centro, detta bar, e da qui dovrà ricominciare il suo giro dal quadrante più lontano. Questo per l'avversario, quest'altro se venissimo colpiti noi. Più la pedina colpita si trovava avanti nella corsa, più il danno sarà maggiore. Ogni pedina singola, blot in inglese, è sempre a rischio di essere colpita, ma se le pedine sulla punta diventano 2 o più, saranno al sicuro. In quel caso non potremmo né colpire né utilizzare quella punta come casella di passaggio. Adesso che la punta 11 è occupata, l'avversario diventa immune al nostro attacco e ci impedisce di spostarci col 2, obbligandoci così a scegliere un'altra mossa. Questo ci porta dritti dritti al secondo metodo per ostacolare la corsa dell'avversario, ovvero quello di creare una barricata, o prime in inglese. Come detto, ogni punta con 2 o più pedine diventa una punta conquistata, dove non si potrà né colpire né usarla come casella di passaggio. Più punte occupate in sequenza costruiscono una barricata, e più questa sarà spessa, più sarà difficile superarla. Abbiamo costruito un prime da 4. L'avversario potrà scappare solo tirando 5 o 6. E se creassimo un prime da 6? Avremo una difesa insuperabile, detta full prime, e siamo certi che l'avversario resterà intrappolato finché noi inizieremo per forza di cose a smantellare il prime per avanzare. Torniamo indietro alla pedina colpita che si trovava sul bar. Come fa a tornare in gioco? Come detto, rientra nel quadrante più lontano e per sapere su quale punta tiriamo i soliti 2 dadi. È importante ricordarsi che quando ci si trova sul bar è obbligatorio spendere la prima mossa per rientrare e solo dopo si può scegliere come meglio utilizzare il secondo numero. Ad esempio, con 4-1 possiamo scegliere se rientrare sulla punta 1 e muovere un'altra pedina di 4 o la stessa, oppure rientrare sulla punta 4 e muovere la stessa di 1 o un'altra pedina. Ma attenzione, se una punta è occupata dall'avversario, ovvero ha 2 o più pedine, non possiamo rientrare su quella punta. E finché non rientriamo non ci resta che passare il turno. In questo caso, con 4-1 non riusciamo a rientrare dal bar. In gergo si dice danzare, dance in inglese. Più punte il nostro avversario avrà occupato nella sua casa, più ci renderà difficile il rientro dal bar. Fino alla condizione per noi tragica, dove tutte e 6 le punte saranno occupate. Ci toccherà saltare il turno finché non si libererà uno spazio, ma potrebbe essere troppo tardi. Vediamo ora come trascrivere le mosse. Conoscere la notazione è fondamentale per parlare la lingua del backgammon. Vi sarà utile per usare i programmi di trascrizione, analisi partita, leggere i libri e rispondere ai nostri quiz. Come esempio, dalla posizione iniziale muoviamo 5-4 in questo modo. E lo scriviamo 24/20 13/8. Ciò significa aver spostato una pedina dalla punta 24 alla 20 e un'altra dalla 13 alla 8. Punta di partenza, / punta di arrivo. Facile, no?
Se avessimo usato un doppio 2 in questo modo, scriviamo 13/11 2, 6/4 2. Si aggiunge una parentesi con all'interno il numero corrispondente alle pedine spostate. E quando colpiamo l'avversario si aggiunge un asterisco. Qui lo colpiamo con questa pedina spostandoci di 1. La notazione diventa 6/5 asterisco. La mossa per rientrare dal bar si scrive bar slash seguito dal numero della punta d'ingresso. Bar slash 3. Infine, per indicare che la pedina esce dalla tavola con la levata, scriviamo numero della punta slash off. Con 5-1 scriviamo 5/off 1/off. Vediamo ora come vengono assegnati i punti vittoria. Abbiamo vinto la partita portando fuori tutte le nostre pedine. Il punteggio varia in base alla posizione dell'avversario nel momento esatto in cui abbiamo completato la levata. È il nostro turno e con quest'ultimo tiro ci aggiudichiamo la partita. Vinciamo un punto se l'avversario ha portato fuori almeno una pedina, come in questo caso. 2 punti, detto gammon, se l'altro giocatore non ha ancora iniziato la levata. 3 punti, detto backgammon, se alla conclusione della partita il nostro rivale ha ancora una pedina nel nostro quadrante casa, come in questo caso. Le partite possono terminare a un punto, ma solitamente si gioca a 3, 5, 7, 9 e via così fino a 25 a seconda del contesto o del tipo di torneo. Il cubo del raddoppio a che serve? Come dice il nome, una volta giocato raddoppia la posta in gioco. Quindi una vittoria semplice varrà 2 punti, un gammon 4, un backgammon 6. Ogni partita più lunga di un punto vede il cubo protagonista. All'inizio si trova al lato tavola, nel centro, inattivo e a disposizione di entrambi i giocatori. Il primo giocatore che raddoppia pone l'altro di fronte alla scelta se accettare il cubo, in inglese take, raddoppiando i punti in palio, oppure non accettarlo, pass o drop in inglese, e dare così fine alla partita concedendo un punto all'avversario. Se accettato, il cubo viene raccolto dal giocatore e posizionato nel suo lato di gioco, diventando così di sua proprietà. Solo lui potrà infatti rigiocarlo a 4, quadruplicando così il punteggio di ogni game. Ora sta a me decidere se passarlo o accettarlo e magari incrementare la posta in gioco a 8 e così via, fino a 64. Capire il momento esatto della partita quando cubare è uno dei temi più complessi anche per i giocatori avanzati. Quindi sarà trattato solo di passaggio in questa serie di video che invece vogliono focalizzarsi sul corretto movimento delle pedine, che poi sta alla base di tutto, senza c'è poco da cubare. Arrivati fin qui abbiamo capito come ostacolare la corsa dell'avversario. Ricapitoliamo. Tutto ciò a livello generale. Ora è tempo di approfondire le tecniche da usare in battaglia. Ne parleremo nel prossimo video.